Oggi per cena abbiamo preparato un classico della cucina italiana, il pollo alla cacciatora, e vi facciamo vedere tutta la ricetta per farlo venire succoso e succulento. Vediamola. Gli ingredienti del pollo alla cacciatora sono 1,5 kg di pollo, queste sono 4 cosce e 4 sovraccosce, una cipolla, una carota e un gambo di sedano, 100 g di olive nere, 300 g di pomodoro pelato, 150 ml di vino rosso. Il pollo alla cacciatora in genere è molto speziato, quindi servono delle erbette, degli aromi come 2 foglie di alloro, il rosmarino, poi utilizziamo l'aglio e il peperoncino, circa 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e sale. Per prima cosa tagliamo quindi gli aromi, le verdure che accompagnano il pollo alla cacciatora. Iniziamo dalla carota. Essendo una ricetta tradizionale italiana è facile trovarne versioni diverse sparse per tutta la penisola, alla romana, alla siciliana, alla piemontese, eccetera. Per il sedano è importantissimo togliere i filamenti. La ricetta però è tipica del centro Italia e della Toscana in particolare, anche se poi è una ricetta ormai classica italiana, cucinata veramente in tutta Italia. Tagliamo anche la cipolla, quindi ovviamente per quanto riguarda gli ingredienti quindi variano molto a seconda della regione in cui vi trovate. Per esempio al sud c'è la tendenza a cucinare il pollo alla cacciatora con il vino rosso, mentre al nord con il vino bianco. Ingredienti che si possono incontrare nelle diverse varianti del pollo alla cacciatora sono i funghi, le cipolle, i pomodori, olive verdi e nere, peperoni, aglio, capperi, pancetta, acciughe e erbe aromatiche come timo, rosmarino e origano. Qualcuno insaporisce anche con il pepe e la paprika. Stiamo togliendo i semini dal peperoncino e tagliamo tutto insieme, vedete, aglio, rosmarino e peperoncino, tritiamo tutto. Fateci sapere nei commenti quali ingredienti prevede la ricetta che si tramanda nella vostra famiglia per il pollo alla cacciatora e di quale regione siete, così riusciamo a fare un riassunto di tutte le varianti. In un tegame bello largo, perché il pollo non si deve sovrapporre, mettiamo 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e facciamo scaldare l'olio. L'olio è abbastanza caldo, si vede, quindi possiamo aggiungere il pollo. Mettiamo la parte della pelle sul fondo della pentola e lasciamo soffriggere per 5-6 minuti. Lo sfrigolio dovete sentirlo per tutto il tempo senza bruciarlo. Quindi dopo 5 minuti lo giriamo, vedete deve essere dorato e aggiungiamo le verdure che abbiamo tagliato, quindi carota, cipolla e sedano. In tutte le varianti più o meno c'è sempre appunto il pollo che è protagonista della ricetta, poi carota, cipolla, sedano tendono ad essere anche sempre presenti. Stessa cosa il pomodoro perché è in umido, opzionali le olive, quindi se non vi piace il pollo con le olive potete anche non metterle. Poi vi siete mai chiesti perché si chiama pollo alla cacciatora? Probabilmente ci si riferisce al fatto che i cacciatori in passato cuocevano le loro prede con rosmarino e aglio, che sono presenti in questa ricetta, in tutte le ricette alla cacciatora. Anche la ricetta del coniglio alla cacciatora prevede che ci siano rosmarino e aglio. In Italia è una ricetta tradizionale ma casalinga, difficilmente lo troverete al ristorante, quindi si tratta di quella cucina proprio di casa. Dopo 5 minuti che avete aggiunto questo battuto, andiamo ad aggiungere anche le erbe aromatiche, quindi le spezie. Le foglie di alloro.
Dopo 5 minuti ancora alziamo la fiamma e sfumiamo con il vino rosso. Si fa anche con il vino bianco, però la nostra versione è con il vino rosso. Quindi abbiamo sfumato, vedete si sta già formando un bel sughetto. Importantissimo servire il pollo alla cacciatora con del buon pane, magari fatto in casa. Andatevi a vedere la ricetta del pane senza impasto, che andrebbe benissimo accompagnato al pollo alla cacciatora per fare la scarpetta poi con il sughetto. Aggiungiamo le olive. Poi a seconda della stagione gli ingredienti possono cambiare, per esempio in autunno ci mettete i funghi, c'è chi ci mette anche la zucca, quindi potete un po' variare a seconda della stagione. Spezzettiamo il pelato. Quindi il pollo alla cacciatora è in umido. Deve poi cuocere lentamente in questo sugo, in modo da intenerire le carni del pollo, che risulterà bello succoso. Anche qui c'è chi ci mette più pomodoro, più sugo, dipende dalle versioni. Aggiungiamo mezzo mestolo di acqua calda. A questo punto ci va il sale. E lo spostiamo anche al fornello più piccolo, in modo che il pollo possa cuocere lentamente a fiamma molto bassa per circa 40 minuti coperto. Controllatelo però di tanto in tanto per assicurarvi che non si asciughi. Dovesse asciugarsi, aggiungete un po' d'acqua, poca. E dopo 40 minuti di cottura a fuoco lento il nostro pollo alla cacciatora è pronto. Eccolo qui. Fateci sapere se rifate la nostra ricetta. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altri classici italiani. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra al video di YouTube per ricevere le notifiche tutte le volte che esce una nuova video ricetta classica italiana. E ci trovate anche sugli altri social, Facebook e Instagram. Veniteci a trovare. Ciao! È buono? Come si chiama questo? Pollo alla cacciatura. Lo consigli? Ti piace tantissimo? Lo consigli agli altri bimbi?